Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo farm vlog del canale. Oggi giornata parecchio ventosa, spero non si senta troppo nel microfono. Ho appena finito di registrare situazioni in campo episodio 3. Ve lo lascio in alto a destra, mi raccomando, appunto è la mia serie tecnica dove parlo dell'andamento delle coltivazioni. Alle mie spalle c'è un bellissimo pisello proteico in fioritura in area EFA, ovvero area interesse ecologico, non si può diserbare, non si può concimare, eccetera eccetera eccetera. Però c'è un piccolissimo, un po' grande come problema, è infestato dagli afidi, anzi tutto il pisello proteico è infestato dagli afidi. Ne ho parlato nell'episodio di situazioni in campo, ma adesso lo andiamo a vedere in dettaglio perché prossimamente ci saranno i video in cui andrò a risolvere questa situazione. Sì, però prima mettiamo via la videocamera perché il tempo non è dei migliori, ma c'è qualche nuvolotto un po' strano, ma tanto non verrà giù acqua come al solito, come è stata tutta questa settimana. Le ultime parole famose, magari viene giù proprio l'acqua quando devo fare qualche lavoro. Lo so ragazzi, la macchina è sporchissima, non fateci caso, ma l'abbiamo utilizzata in condizioni veramente pessime. Eccoci ragazzi proprio in mezzo al campo. A parte il diserbo che non ha fatto nessun effetto, come potete vedere, come vi ho spiegato in situazioni in campo, questi qua, non so se li vedete, adesso vi sposto la foglia, sono afidi questi qua. E questi ragazzi veramente mi stanno distruggendo la coltivazione. Purtroppo devo andare a utilizzare obbligatoriamente un insetticida, la situazione è veramente critica e vi faccio vedere che danno fanno questi insetti. Ecco ragazzi, questo qua è il danno che fanno. Ci sarà tanto vento, ma appunto vedete queste piante debilitate, senza fiori. Lì i fiori ci sono, qua no, sono anche molto brutte, gialle, distrutte, sono piene di questi insettini, vedete? Come potete vedere anche questa larva, questo insetto qua, sono tutti insetti predatori e se ce ne fossero di più il trattamento insetticida non lo farei. Però ragazzi purtroppo la situazione è critica, mi dispiace tanto per le coccinelle, per tutti questi insetti predatori dell'afide, però non posso farne a meno, non posso compromettere la produzione così. Ho già ordinato gli agrofarmaci, lo dico al plurale perché nello stesso periodo, appunto nella stessa fase di distribuzione dell'insetticida, andrò a distribuire anche un fungicida perché ho problemi sul pisello proteico, non ancora, lo faccio in forma preventiva, infatti è un sistemico. Ho problemi di antracnosi o alternaria alternata e quindi cerco di proteggerlo in forma preventiva. La copertura del prodotto fungicida è di circa 20-25 giorni. Ho già chiamato, a momenti dovrebbero arrivare i prodotti, andiamo a casa e ve li faccio vedere. Ovviamente non farò pubblicità alle marche, però ve li racconterò un attimo. Arrivati appunto 21 litri di prodotto insetticida contatticida e 21 litri di prodotto appunto fungicida. Me li vado immediatamente a segnare sulla mia Apix Farm perché sennò dopo mi dimentico. Quando bisogna registrare i trattamenti nel momento in cui si fanno e sono sempre lì, ma quanti litri erano, ma quanto è lo scarico magazzino, quanto è la giacenza, quindi me lo segno appena arriva, magari faccio anche una foto alla bolla d'accompagnamento del carico e così sono a posto. Ok, saldo iniziale 21 unità litri, crea prodotto litri, perfetto. E qua il magazzino è a posto e appunto tutto segnato, tutto calcolato. Anche quando dovrò andare a compilare il quaderno di campagna mi trovo alla fine dell'anno con tutti i carichi alla data esatta, il giorno esatto, con la distribuzione corretta, a posto. Se siete interessati comunque l'app ve la lascio in descrizione, potete usarla, è gratuita, ha molte funzioni gratuite, ma in ogni caso so che mi farete mille domande su come la utilizzi, cosa metti, come si fa quello, come si fa quell'altro. Entro pochi giorni penso di fare un video dedicato sull'app, quindi rimanete sintonizzati. Io direi che per questo farm vlog è tutto, vi ho fatto vedere un po' di cose, magari nel prossimo farm vlog potrei farvi vedere qualche dietro le quinte delle distribuzioni degli insetticidi e appunto dei fungicidi, vediamo, non lo so. I farm vlog li faccio così molto a braccio, diciamo, con poca preparazione,
appunto accendo la videocamera, registro, mi filmo e vado. Nello scorso far vlog ho ricevuto tanti complimenti, vi ringrazio, sono contento vi siano piaciuti e andranno avanti come situazioni in campo, come i tractor vlog e così via. Detto questo vi posso salutare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e ci vediamo nel prossimo far vlog.